Bentornati sul mio canale. Prima di iniziare il progetto di oggi vi voglio ringraziare che siete sempre di più e sono veramente felice. Ricevo un sacco di messaggi di complimenti, mi fa un sacco piacere che quello che io riesco a realizzare vi piace, quindi sono veramente contenta e grazie di cuore. Vi ricordo anche l'iscrizione al canale per chi è appena arrivato, che è completamente gratuita. Semplicemente ogni volta che vado a caricare, siccome non ho delle giornate prefissate, voi verrete avvisati da YouTube che ho caricato le novità, così riuscite a vederlo, magari avete degli spunti nuovi. Vediamo l'occorrente per il progetto di oggi. Per il progetto di oggi ci serve l'uncinetto 3,5, un paio di forbici e il metro. Vi serve anche un ago per cucire se preferite fare la cucitura con l'ago, oppure se no utilizzate l'uncinetto, perché andremo a lavorare una maglietta a pannelli. Per quanto riguarda il filato, andrò a utilizzare il cotone organico di Filati Discount. È un certo cotone organico, quindi praticamente è una cultura biologica, infatti c'è scritto anche sul gomitolo. Abbiamo 50 grammi di prodotto e 170 metri, quindi veramente una resa fantastica. Sul mio canale c'è già un progetto con questo filato con lo stesso colore. L'avevo preso per fare anche la maglietta, ma per diversi motivi, soprattutto per il tempo, non sono riuscita a farla, quindi la andremo a fare questa volta. Il progetto sono i pantaloni Sahara. È un cotone non molto ritorto, di una morbidezza infinita, cioè è come non sentirlo addosso, soprattutto anche grazie al fatto che non è molto ritorto, quindi praticamente sembra che ci siano 1000 fili. Adesso vi faccio un po' la messa a fuoco, vedete il filo è molto aperto, infatti ogni volta, ogni punto che si va a lavorare è proprio, ve lo gustate appieno, perché praticamente vedete proprio il movimento del filato. Questo è il mio pannello del davanti. Praticamente, per non farvi vedere tutta la riga di maglia alta, che sono comunque 75 punti, andrò a fare un campione, giusto per spiegare a chi è con meno esperienza come si fa a lavorare, così non si rischia di mangiare i punti nell'inizio e alla fine della riga. Questa la metto un attimo da parte, che comunque lo riprendiamo per farvi vedere come si fa a fare la scolatura. Intanto prendete il vostro gomitolo, io lo prendo come filo dall'interno perché la torsione rimane un po' più evidente, quindi si lavora un po' facilmente, e fate il nodino iniziale. Questo non viene conteggiato. Adesso, in base alla vostra taglia, cercate di caricare tante catenelle fino ad arrivare a un multiplo di 5, anche se sul davanti in realtà non ci serve, però per avere due pannelli completamente uguali è più comodo fare questo. Chi ha un seno abbondante in questa fase può decidere di fare il pannello del davanti leggermente più grande rispetto a quello dietro, così praticamente sta un po' più formoso sul davanti, quindi non tira. Ok, questo è solo un suggerimento. Allora andiamo a fare per questo campione 10 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Senza conteggiare rientro in quella prima, che quindi avrò 9 maglie alte, prendo l'asola, faccio un punto basso e una catenella, e questa è la mia prima maglia alta. Quindi semplicemente per il pannello davanti si vanno a fare tante righe di andata e di ritorno di maglia alta fino ad arrivare a 38 centimetri, ok? Perché dopo ci servono 5 centimetri per andare a fare la scolatura. Quindi semplicemente voi prendete il filo e andate a fare delle maglie alte. Adesso io vi faccio vedere come si fa a finire questa riga, vi faccio vedere come si fa a iniziare la prossima, così non rischiate di mangiarvi i punti. E per questo pannello è facile perché riuscite tranquillamente ad andare avanti a lavorare da sole. Ho preferito fare un progetto dove si lavorava a pannelli perché è il metodo più facile per chi non ha esperienza di creazione di abbigliamento.
Ok, quindi sono 3, 6, 9 punti. Su 75 non si sta a conteggiare, però bisogna lavorare tutte le catenelle fatte. Ok, a questo punto iniziamo la seconda riga. Non facciamo la catenella, semplicemente giriamo il lavoro, tirate un po', entrate in quest'ultima, in questa maniera, tirate su, punto basso, una catenella. E questa è la mia prima maglia alta. Caricate l'uncinetto, entrate in ogni punto di base e andate a fare una maglia alta. Quindi questo è il mio lavoro per tutto questo pannello. Per quanto riguarda quello dietro, avremo un punto decorativo centrale che per quanto mi riguarda come progetto cercherò di personalizzarlo un po' alla fine. Sapete che mi piacciono le cose un po' più particolari. Adesso vi volevo far notare come si fa a finire la riga. Vedete che ho lavorato fino qui. Quando voi tirate vi si vede ancora il punto basso e la catenella, quindi io non ho finito, devo anche andare a lavorare anche l'ultimo punto alto, così la mia riga è dritta, se no si rischia di mangiare un punto per riga e alla fine il mio lavoro non è dritto. Quindi state attente, lavorate sempre, giro il lavoro, punto basso, punto su punto, mi raccomando, all'inizio e alla fine della riga. E questo è il lavoro da fare per quanto riguarda il pannello. Vedete che è tutto dritto. Adesso riprendiamo l'originale in mano e andiamo a fare la scolatura. Ho lavorato la parte davanti, quindi il pannello davanti, per 36 righe che mi hanno sviluppato 38 centimetri, ok? Quindi questo dall'inizio, e sono andata a lavorare di andata e di ritorno. Notate questi marcapunti. Allora, questi marcapunti ci aiutano a capire dove andiamo a fermarci col lavoro, quindi facciamo la spallina. Io le chiamo spalline, però in realtà ditemi voi se il termine è giusto. Essendo una maglia non credo che si chiami spallina, ma comunque se mi sbaglio correggetemi. Comunque andiamo a lavorare questa porzione qui e questa porzione qui. Qui sarà praticamente la nostra scolatura. Come ho fatto? Vi dico subito. Io ho 75 punti, marco quello a metà, ok? Essendo dispari è facile. Dopodiché prendete il metro e la nostra scolatura ha più o meno 20 centimetri. Vi dico anche perché 20 centimetri, quindi metto il 10 qui e marco questo qua e questo del 20, ok? Quindi quello dell'inizio 10 centimetri fino al marcapunti verde e poi ci sono altri 10 da questa parte, quindi un totale di 20. Questo ad occhio. Cosa dovete andare a fare? Andate a contare, quindi io ho 19 punti compreso quello marcato, 19 punti compreso quello marcato. Perché 20 centimetri? Seguitemi, perché io qua a 20 avrò 20 sul dietro, quindi sono 40, 5 più 5 sono altri 10, quindi sono 50 centimetri. Quindi la mia maglia riesco a farmela passare dalla testa. 5 centimetri di spallina, io continuo a chiamarle spalline perché non mi viene un altro termine, praticamente vado a lavorare 1, 2, 3, 4, 5 righe di lavoro, ok? Quindi andiamo a lavorare solo su questa porzione qui. Prendiamo l'uncinetto e vi faccio vedere come si fa. Quindi ho girato il lavoro, semplicemente avvio la riga normalmente, quindi punto basso e catenella, e vado a lavorare punto su punto, però non per tutta la riga, mi fermo praticamente dove c'è il marcapunti. Un attimo che metto a fuoco così vedete il movimento. Praticamente mi limito a fermarmi dove c'è il marcapunti. È normale che se volete una scolatura ancora più profonda potete fare 22 centimetri, ok? Basta che comunque vi passa dalla testa, quindi questa regola vale anche quando dovete fare una maglietta per una bambina o per un bambino, ok? Quindi semplicemente prendete le misure della maglietta, ma comunque su internet riuscite anche a trovare le misure insomma dei bimbi, insomma della testolina, per sapere in base ai mesi quanti centimetri servono, e così riuscite a regolarvi.
perché in questo caso non c'è un bottone, non c'è niente, quindi la maglia ci deve assolutamente passare dalla testa. Adesso io sto andando un po' veloce per farvi vedere come bisogna fare questa riga. In realtà le righe sono 5 dopo, quindi vado a lavorare anche questo punto qui, carico, vado a lavorare anche l'ultimo che è quello marcato e mi fermo. Quindi io adesso giro il lavoro, rinizio con punto basso, lo fate un po' più lungo e anche la catenella non deve tirare qui, perché comunque nel dubbio che non passi dalla testa è meglio stare un po' leggermente abbondante. Se avete dei dubbi potete fare 3 catenelle, non ci sono problemi qui, che tanto se non vi piace la possiamo anche riprendere, questo bordo qua si può anche riprendere dopo. Quindi adesso io vado a fare questa riga qui, altre 3 per un totale di 5, e questa è la mia prima spallina. Poi ci dobbiamo spostare dall'altra parte, però vi faccio vedere che non si inizia da qui, ma bisogna continuare dal verso giù. Dopo aver lavorato le 5 righe, come vedete ho tagliato il filo, lasciate un pezzo un po' più lungo perché ci servirà poi per cucire al pannello dietro. Adesso dobbiamo fare anche questa parte, però per mantenere le righe di andata e di ritorno non possiamo iniziare qui, bensì iniziamo dal marcapunti, perché noi abbiamo iniziato, se ve lo ricordate, da qui ci siamo alzati e abbiamo lavorato verso il marcapunti. Quindi se noi dovevamo continuare la riga avremmo continuato da qui in avanti. Quindi girate il lavoro, ok, prendete il filo, fate il cappietto col nodino come sempre, poi entrate qui dove c'è il marcapunti e andiamo a fare un punto catenella, ok, rientriamo e facciamo un punto basso e una catenella. Io adesso provo già a nascondere il cappietto, però avendo utilizzato un uncinetto così grande è normale che se vedete che un po' esce dal lavoro, dopo con calma a lavoro finito prendete l'ago e lo nascondete per bene. Adesso comunque provo a nasconderlo perché è una mia fissa, quindi lo sapete. Adesso non dovete fare altro che andare a lavorare punto su punto di andata e di ritorno per 5 righe, quindi andiamo a lavorare nel mio caso per 19 punti. Nel vostro caso dipende dalla taglia. Finito il pannello davanti lo prendiamo e lo mettiamo via, perché adesso ci dobbiamo occupare del pannello dietro. Prendete il vostro filo, io continuo con lo stesso gomitolo perché ha una resa incredibile questo filato, e andate semplicemente a caricare 75 punti più 1, quindi 1, 2, 3. Dopo che ho caricato 76 punti vado in quello precedente, quindi nel 75 faccio un punto basso e una catenella, la mia prima maglia alta. Andiamo a lavorare 2 righe di andata e di ritorno di maglia alta. Ci servirà praticamente come appoggio sulla schiena per quando dobbiamo andare a cucire il pannello. Non vi preoccupate, è un passaggio che vi farò vedere fra poco. Intanto andate a fare i vostri punti, se sono 75, 85, 100, insomma andate a lavorare tutta la catenella in base ai punti che avete caricato. A me ne sono serviti 75. Fate questa riga, ne fate un'altra e ci troviamo lì. Ho lavorato i miei 75 punti per 2 righe di maglia alta. Voi noterete già 2 marcapunti, ma ci serviranno giusto per questa riga, per non farvi contare, poi non ci servono più. Dovete mettere 1 a 10 punti, il 10° è quello compreso, quindi quello marcato dal margine, sia da una parte che dall'altra. Adesso girate il lavoro e iniziamo la terza riga di lavoro
e dove ci sarà anche il punto fantasia. Anche la terza riga la iniziamo uguale identica, quindi punto basso e catenella. Sapete che mi piace avere margine dritto. Poi andiamo a lavorare maglia alta sopra maglia alta fino ad arrivare al marcapunti compreso, quindi anche lui lo lavoriamo a maglia alta. Di conseguenza sono 10 punti. Quindi qua vado veloce perché tanto a lavorare maglia alta non è difficile. Poi avremo la parte in mezzo tra un marcapunti e l'altro con un punto decorativo che vi faccio vedere. Ok, adesso il marcapunti potete anche togliere perché non vi serve più. Intanto caricate l'uncinetto e poi 1 2 nel terzo punto di base andate a fare metà di una maglia alta, caricate l'uncinetto, rientrate lì, fate un'altra metà di una maglia alta, ne avete 3 di asole sull'uncinetto, caricate e chiudete tutto assieme. Poi 1 2 e 3 catenelle, caricate, andate a fare metà di una maglia alta, caricate, metà di un'altra maglia alta, ok, e chiudete tutto assieme. Questo è il mio punto fantasia. Adesso caricate l'uncinetto senza catenelle, senza nulla, contate 1 2 3 4 5 perché sono 2 punti bassi per questo motivo qua, ecco perché il multiplo di 5, e 2 per quello che andremo a fare, ok? Quindi se vedete i punti di base sono 1 2 nel terzo lavorato, 1 e 2, quindi un totale di 5. Comunque fate attenzione, tiriamo, facciamo metà di una maglia alta, carichiamo, rientriamo lì, metà di un'altra maglia alta, chiudiamo insieme 1 2 e 3, caricate, metà di maglia alta, metà di un'altra maglia alta che sono 2, caricate e chiudete tutto assieme. Questo è da fare fino ad arrivare al vostro marcapunti, ok, che lì cambiamo di nuovo punto. Faccio vedere velocemente l'ultimo, ma tanto sapete che non è difficile. Quindi caricate, niente catenelle tra un motivo e l'altro. 1 2 3 4 e 5. Nel quinto punto andiamo a fare metà di una maglia alta, un'altra metà di una maglia alta, 1 2 e 3, facciamo metà di una maglia alta, un'altra metà di una maglia alta. Ok, questo continuate fino al marcapunti. Ho lavorato tutti i miei motivi, come vedete. Qui prima del marcapunti me ne avanzano giusto 2 punti, quindi praticamente caricate direttamente l'uncinetto, andate qui dove c'è il marcapunti, entrate e andate a fare la prima maglia alta. Dopodiché finite la riga con la maglia alta, di conseguenza ne dovete lavorare altre 9. Adesso io finisco questa riga, iniziamo la quarta insieme, dopodiché vi lascio lavorare da sole. Finisco anche l'ultimo punto della terza riga. Vi ricordo che siamo sulla parte dietro sul pannello dietro, quindi il pannello della schiena. Girate il lavoro, quindi sempre punto basso, scusatemi, perché come sempre guardo sempre dalla ripresa video e non guardo le mani. Oh, capita. Poi maglia alta fino ad arrivare nella prossimità del marcapunti. Questo è da fare per tutte le righe necessarie. In realtà le righe le sappiamo già perché abbiamo già fatto la parte davanti, che sono 36 più 5, di conseguenza sono 41. Ok,
Quando avete lavorato qui l'ultimo punto, caricate direttamente l'uncinetto e andate a lavorare qui nello spazietto delle 3 catenelle e andiamo a fare metà di una maglia alta, metà di un'altra maglia alta, chiudiamo insieme 1 2 e 3, metà di una maglia alta, metà di un'altra maglia alta, scusatemi c'è il marcapunti che striscia e non si sente, e chiudiamo insieme. Quindi i motivi dopo li andiamo a lavorare sempre qui dove ci sono le 3 catenelle. Non fate catenelle di separazione, andate direttamente nel prossimo motivo, quindi metà di una maglia alta, metà di un'altra, 1 2 3 catenelle e poi fate le 2 maglie alte chiuse insieme. Ok, io lavoro molto largo perché l'idea era proprio quella di fare una roba leggera, una maglia leggera molto estiva. Se la volete leggermente più chiusa vi consiglio il numero 3 di uncinetto o state un attimo più attenti ai movimenti. Allora, questo lavoro, come dicevo prima, portate la parte davanti con il motivo. Allora, c'è da dire una cosa, che è un modello mio, quindi io l'ho personalizzato in questo modo, però potete fare tutto praticamente con il punto fantasia. Iniziate già da subito, ok, a fare il punto fantasia. È normale che qui io vi consiglio sempre di mettere una maglia alta all'inizio e alla fine, così la riga sta bella dritta, quindi fate un multiplo di 75 più 2, è un consiglio mio. Comunque questo è un progetto a parte che magari lo rifaremo. Intanto qui dovete andare a lavorare di riga di andata e di ritorno per 36 più 5, quindi per 41 righe di lavoro. Quindi io adesso continuo col lavoro, poi ci ritroviamo lì per farvi vedere come faccio a rifinirla. Prima di continuare con il lavoro ci tengo a precisare una cosa: quando io dico 41 righe di lavoro, comprese le 2, di conseguenza con i motivi, pulite con i motivi, sono 39, ok? Non ho precisato questo, quindi non vorrei che andaste un attimo in confusione. Quindi il pannello deve avere 41 righe di lavoro, le 2 le abbiamo già fatte, che sono quelle che andranno, qui ci saranno praticamente le spalline, e il resto è il punto fantasia. Ci troviamo dopo queste righe di lavoro. Ragazzi, questo è il mio secondo pannello, ho 41 righe di lavoro. Come notate qui io non ho tagliato il filo perché dopo c'è una piccola opzione che se vi piace potete farla. Adesso dobbiamo prendere questo pannello. Allora, c'è da dire che non c'è un davanti e un dietro con questi pannelli, però io ho fatto così. Qui dove ci sono il cambio di colore per il cambio gomitolo, praticamente ci sono sti fili, facciamo finta per quanto mi riguarda che è la parte dietro. Di conseguenza girate il lavoro in questa maniera qui e lo giriamo quindi con la parte bella sul davanti, ok? Perché il pannello dietro, questa è la parte sopra, quella vicino al collo. Prendiamo il secondo pannello, che è quello davanti, che abbiamo già fatto, e lo appoggiamo sopra. Anche qui non c'è un davanti e un dietro, scegliete la parte che vi piace di più, anche se comunque sono uguali. E qui praticamente andiamo a sistemare i punti, ok? In questa maniera qua. Prendete un ago per cucito, quello che avete in casa, per fettuccio, quello che è, e andiamo a fare le cuciture sulle spalle. Allora, vi faccio vedere questa cucitura. Praticamente io qui ho finito, ok? Andiamo a passare qui dove c'è la maglia alta, quindi dove di solito noi entravamo per lavorare. Prendiamo il pannello dietro, io qui sono sulle catenelle iniziali, vi ricordate che ho girato il pannello, e andate a mettere il filo davanti all'ago. In questa maniera qui è una cucitura a specchio, però non è tipo a spirale dove c'è il rischio che si stringa la cucitura. Quindi semplicemente vado su un pannello, vado sull'altro, rispettivamente qui erano 19 punti, andrò a fare 19 punti anche sul pannello dietro, perché tanto i pannelli sono uguali identici, 75 sul davanti, 75 sul dietro. Il vostri in base alla vostra circonferenza maggiore, che è quella del seno in questo caso, oppure dei fianchi. Adesso io vado a fare questa cucitura, vi faccio vedere come si fa anche l'altra, dove il filo praticamente è stato tagliato dall'interno, e poi ci ritroviamo per fare i laterali. Qui
praticamente ho lavorato questa maglia. Ricordatevi che c'è anche il punto basso e la catenella, che è sempre una maglia alta, quindi entrate anche qui a fare anche questo punto di cucitura. Adesso io qua faccio 2 giri, perché così il filo è bello bloccato. Vedete che se lo metto davanti al filo, all'ago il filo, scusatemi, vedete come viene bene, e anche dall'altra parte è molto pulita, non viene stretta, perché se io faccio la cucitura normale senza il filo davanti, c'è il rischio che questa cucitura diventa più stretta, quindi praticamente è un lavoro più o meno così. Invece ho bisogno che la cucitura sia uguale, identica ai pannelli. A sto punto fate un po' di giri, ecco, questa è la classica cucitura a spirale, scusatemi. Ecco, entro senza il filo davanti e non va bene assolutamente. Ok, vedete com'è che si gira il filo? A me non piace, però va bene quando adesso bisogna comunque nascondere il filo. Vado a fare un paio di nodini sempre con il filo davanti, ok, poi dopo vado a passare il filo in mezzo al lavoro e per quanto mi riguarda la cucitura è finita. Adesso vado a tagliare e mi sposto a lavorare sull'altra. Ecco, questo è il dietro del lavoro, il davanti come vedete è molto pulito. Taglio il filo e ci spostiamo qui. Vi voglio dire una cosa, non vi preoccupate se il davanti vi risulta più grande rispetto al dietro, perché il dietro abbiamo il punto fantasia che tende a stringere, quindi non vi dovete preoccupare. Allora, sul pannello dietro io ho messo marcapunti al 19° punto rispetto dall'inizio. Questo perché? Perché come vedete c'ho il filo, ok, qui, quindi per non fare confusione vado a entrare qui e entro già nel punto marcato. Nel vostro caso sta a voi decidere quanti centimetri sono o comunque quanti punti sono in base praticamente al marcapunti centrale, quando vi ho fatto vedere come si fa a dividere. Adesso semplicemente non vado a fare altro che il lavoro che vi ho già fatto vedere per la spallina seguente. Quindi adesso io finisco questa, poi ci ritroviamo per decidere la distanza, insomma la larghezza delle maniche. Sempre restando sul dietro del lavoro ho messo i 2 marcapunti. Adesso vi spiego cosa ho fatto. Per quanto mi riguarda io li ho messi a 15 punti, 15 righe di punto alto per quanto mi riguarda, perché sono più o meno 16 cm e siccome io vesto una S, in realtà una XX, mi va più che bene, sono 16,5. Per di più ho usato 15 da una parte e 15 dall'altra di righe, in totale di 30, quindi il 30 è un multiplo di 5, perché io le maniche andrò a farle col punto fantasia che è il multiplo di 5. Quindi se voi avete una taglia più grande rispetto alla mia, vi consiglio di fare un modo per avere alla fine 35 punti invece di 30, oppure 40, che lì secondo me sono più o meno su 20 righe. Non vi dovete preoccupare, poi è normale che se volete dei manici più larghi rispetto ai miei, fate questo avendo sempre un multiplo di 5. Adesso devo andare a fare 2 cuciture che sono da una parte dal marcapunto verde fino giù in basso, ok, e l'altra è dal marcapunti rosso fino giù in basso. Il metodo è lo stesso che ho utilizzato qui, quindi evito di farvelo vedere. Ve lo dico per la seconda volta, non vi preoccupate se il pannello davanti risulta più ampio rispetto a quello dietro, perché avendo il punto fantasia che tende a stringere e come vedete tende anche ad allungare, è proprio una questione proprio pratica del punto utilizzato. Adesso andiamo a fare le 2 cuciture, dopodiché ci sono 2 varianti. Ragazzi, io ho fatto le 2 cuciture, questa è una e questa è la seconda. Ho già tolto anche i marcapunti. Prima di iniziare ad occuparcene delle maniche, che ancora non ho deciso se farle lunghe o 3/4, vi volevo far notare una cosa. Questo è il pannello davanti, ok? Con la maglia alta, quindi lavorata punto su punto. Questo è il pannello dietro. Come vedete si forma questa curva. Allora, c'è la variante in cui la lasciate così com'è,
oppure riprendiamo il filo da dove l'ho lasciato, quindi da qui, e andiamo a creare una forma all'uovo molto più accentuata, quindi praticamente facendo le diminuzioni, giocando un attimo, andiamo a farle una forma un po' più accentuata. Sta a voi decidere qui. Prima di continuare il lavoro volevo farvi notare le decorazioni con la pasta modellante in cuoricini regalati da mio figlio. Allora, qui ho fatto il nodino, non sto ad aprire il filo, quindi semplicemente entro, vado a fare 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Ok, quindi praticamente se io qui ho lavorato a maglia alta avrei diminuito già di un motivo, però siccome ho lavorato a maglia alta appunto faccio in questa maniera qui, carico l'uncinetto, poi vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, nella quinta maglia alta vado a fare una maglia alta, poi lavoro le restanti 4. Adesso facciamo anche una variazione sul punto fantasia, perché con questa diminuzione che andremo a lavorare solo sul pannello dietro, comunque si capisce dov'è perché c'è la cucitura, praticamente poi magari tende a stringere, quindi io preferisco fare in questa maniera qui, quindi vado a fare il punto fantasia normalmente, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, però adesso le catenelle invece di 3 ne farò 4, quindi 1, 2, 3 e 4, quindi carico e vado a fare l'altra metà del punto fantasia. Ok, ho fatto in questa maniera qui perché non volevo che avreste la confusione quando è la cucitura. Adesso io continuo a fare tutti i punti fantasia fino ad arrivare alle maglie alte, che ci troviamo. Eccomi arrivata qui alle maglie alte. Allora andiamo a fare 5 maglie alte, quindi punto su punto, 1, 2, 3, 4 e 5, però siccome dobbiamo restare qui per andare a fare questa diminuzione andiamo a fare 1, 2, 3 e 4 carichi sull'uncinetto, andiamo qui sull'ultimo punto, perché vedete basta che gli conta 1, 2, 3, 4 e 5, poi qua c'è la cucitura, e andate a fare 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, praticamente è la stessa diminuzione iniziale. Adesso giriamo il lavoro perché andiamo a lavorare di andata e di ritorno. E adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a fare 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo praticamente a lavorare direttamente sul punto fantasia, quindi entriamo qui e andiamo a fare metà di una maglia alta, la seconda metà di una maglia alta, ok, e poi andiamo a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle e continuiamo in questa maniera a lavorare il punto fantasia, scusatemi, ok, e andiamo avanti fino a finire tutti i punti fantasia, poi ci ritroviamo qui. Allora ho lavorato fino qui all'ultimo punto fantasia, adesso ci sono le maglie alte, quindi vado a fare 1, 2, 3, 4 e 5 carichi, vado qui sulla maglia alta e vado a fare praticamente lo scarico. In questa maniera riesco a essere sempre qui sopra il punto fantasia, vedete. Voi vi potete insomma fermare a queste righe, in realtà potete fare le diminuzioni per ogni riga, però sarà una curva a uovo molto evidente. Adesso a questo punto per la prossima riga vado a fare una maglia bassissima qui e poi vado a fare 1, 2, 3, 4 e 5, carico e vado nel prossimo punto fantasia, quindi vado a diminuire già di un punto fantasia quando inizio la riga, vedete, in questa maniera qua. Per quanto mi riguarda credo che sarà l'ultima, adesso me la provo e poi se ci saranno altre righe di diminuzione ve lo dico
quando praticamente la indosso. Finite queste righe di diminuzioni in base ai vostri gusti, andiamo ad occuparcene delle maniche. Intanto io finisco questa riga e vi faccio vedere come si chiude anche sul punto fantasia. Io sto finendo praticamente la riga, come vedete questo è l'ultimo punto fantasia e questo è quello prima della diminuzione. Adesso vado a caricare 1, 2, 3, 4 e 5. Vado qui dove ci sono le catenelle in mezzo e vado a fare 1, 2, 3, 4 e 5 scarichi. E questa è un'altra diminuzione. Adesso vi faccio un attimo vedere, adesso praticamente dovrei girare il lavoro per farvi vedere quello, insomma per iniziare un'altra riga, però voglio farvi vedere la differenza. Dopodiché decidete voi se fate come me qualche riga o farla tutta, o comunque la potete indossare. Adesso, come vedete, qui ci sono insomma le cuciture, una da una parte e dall'altra. E già il dietro del lavoro è questo. È normale che potete continuare e arrivare a fare una punta, che sinceramente mi tenta tanto, ma non lo so se lo farò. Comunque, altrimenti vi fermate come me, tagliate praticamente il filo, lo andate a nascondere nel lavoro. E questa sarebbe un'idea. Oppure la prima idea iniziale vi fermate qui, praticamente a 41 righe, ok? Sta a voi decidere. Io adesso non ho deciso, quindi vi sorprendo quando ve la faccio vedere indossata. Adesso ci occupiamo praticamente delle maniche. Non la tiro su tutta perché vi voglio sorprendere su come l'ho definita sulla parte dietro, e come vedete ho fatto una manica, ma anche qui non ve la faccio vedere perché vi voglio sorprendere. Adesso io prendo questo poco filo che mi è rimasto dal gomitolo e inizio la seconda manica, dopodiché vi spiego come fare e come continuare a farla. Qui sono praticamente dove ho fatto la cucitura, quindi entro con l'uncinetto, prendo l'asola creata sul filo. Adesso il cappietto lo nascondete dopo con l'ago, perché non c'è modo di nasconderlo in questo lavoro. 1, 2 e 3 catenelle le uso per alzarmi. Caricate l'uncinetto. Fate attenzione, per ogni riga di lavoro ci sono 2 punti da contare, ok? Perché io non riprendo quei punti bassi, ma direttamente col punto fantasia. Quindi vado a contare 1, 2, 3. Quindi qui nel terzo punto vado a fare metà di una maglia alta e una seconda metà di una maglia alta. Chiudo tutto insieme. Dopo vado a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle, perché mi sono resa conto che si stringe molto come punto, quindi sulle maniche lo voglio leggermente più largo. Caricate l'uncinetto e rientrate lì e fate le altre 2 metà di 2 maglie alte chiuse insieme, ok? Quindi in realtà sono 2 maglie alte chiuse insieme, ok? Adesso continuiamo. Caricate l'uncinetto senza avere punti di separazione, fate attenzione, contiamo, qui è quello lavorato, quindi vado 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Perché c'è il multiplo del 5, ok? Ecco che ci serve anche qui. Qui praticamente ho iniziato con la differenza di 3, perché se vi ricordate sulla prima riga, quando abbiamo fatto il pannello dietro, si iniziava proprio così. Poi 1, 2, 3, 4, rientriamo lì e facciamo le altre 2 maglie alte. Sto cercando di guardare dalla camera, però perché oggi non è molto partecipe, quindi mi sfoca il lavoro e non capisco come mai. Comunque è importante che avete capito il procedimento. Carichiamo direttamente e andiamo a fare il prossimo punto fantasia. Allora, abbiamo lavorato qui, quindi passo alla prossima riga di lavoro, quindi 1, 2, 3 e 4, qui è il quinto punto. Se voi avete difficoltà a riconoscere i punti, vi consiglio di fare una cosa.
andate a fare una riga di punto basso, ok? E i punti bassi sono 2 punti per riga di lavoro. Quindi se riuscite a fare come me è il metodo più semplice, perché tanto dopo non dovete stare più attente, perché comunque si lavora qui nello spazio delle catenelle. Però adesso come adesso vi serve un attimo di attenzione. Quindi se avete difficoltà fate una riga di punto basso. Io ho preferito non farla perché l'effetto è molto più naturale, però è bello anche con una riga di punto basso. Io adesso continuo per tutto il perimetro, ci ritroviamo qui per chiuderci. Praticamente sono arrivata qui che devo chiudere la riga, quindi 1 2 3 4, quindi il 5 lo faccio qua, anche se leggermente più largo, quindi vado a fare metà, poi una seconda metà, chiudo insieme 1 2 3 e 4, metà e una seconda metà. Ormai a questo punto credo che l'avete imparato. A questo punto ometto questa maglia alta, mi vado a chiudere qui sul primo punto fantasia, ok? Con una maglia bassissima. Cammino con la maglia bassissima fino qui nello spazio dove ci sono le catenelle. Qui vado ad alzarmi con 1 e 2 catenelle, carico l'uncinetto, rientro, faccio metà di una maglia alta, chiudo insieme, quindi questo è praticamente il mio primo punto, 1 2 3 e 4, e vado a finire l'altra metà. Praticamente ho già iniziato la seconda riga della manica. Allora, questo giro da fare, sempre da chiudere qui, ok, si cammina fino nello spazio delle 3 catenelle con una maglia bassissima, quindi sono una di chiusura, un'altra per spostarci, quindi sono 2 maglie bassissime, ci si alza con 2 catenelle, si rinizia il punto. Di queste righe, per quanto mi riguarda, ne ho fatte 20, perché la mia manica è un po' particolare. Se voi volete una manica normale dovete andare a farne le righe necessarie fino ad arrivare alla lunghezza del polso. La mia è particolare, quindi se la volete come la mia ne dovete fare 20 righe. Ci ritroviamo dopo 20 righe. Ho lavorato per 20 righe. Questa qui, che è ancora aperta, è la riga 21, quindi fate attenzione, perché andiamo a fare una modifica. Adesso andiamo a lavorare di andata e di ritorno e andiamo a creare, quindi qui io sono praticamente qua, andiamo a creare questo angolo, devo ancora nascondere il filo, e sarà una maglia molto romantica, molto carina. Secondo me vi piacerà un sacco. Adesso quindi io ho finito il lavoro qui, tornate, girate il lavoro, entrate qui dove c'è praticamente lo spazio delle catenelle, fate una maglia bassissima, poi andate a fare 1 2 3 4 5 6 catenelle, ok? Quindi andiamo a diminuire come abbiamo fatto per il dietro del lavoro. Caricate l'uncinetto e andate nel prossimo spazio, andiamo a fare il punto fantasia normalmente, quindi metà di una maglia alta, un'altra metà e chiudiamo insieme 1 2 3 e 4 e così via. Ok, questo lavoro è da fare quindi nella riga 22 fino ad arrivare qui, praticamente c'è lo spacco, l'apertura, fino ad arrivare al secondo punto, quindi l'ultimo. Vi faccio vedere come si fa a farlo. È un'idea che a me mi è piaciuta perché la volevo un po' più particolare, un po' più romantica, un po' più diversa, però se non vi piace come idea voi continuate per le restanti righe a lavorare sempre in tondo e avrete una manica normale o lunga o 3/4, sta a voi decidere. Io adesso continuo per questa riga, vi faccio vedere come si fa a diminuire a fine riga. Ho lavorato il penultimo punto, quindi questo è l'ultimo. Adesso andiamo a fare la diminuzione, quindi carico 1 2 3 4 e 5, vado qui nello spazio e poi vado a svuotare l'uncinetto, quindi 1 2 3
4, 5, non fa niente se si apre un po' il filo perché è normale. Adesso semplicemente iniziamo la prossima riga, quindi ci spostiamo qua nello spazio delle catenelle con una maglia bassissima, andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e andiamo a iniziare col punto fantasia. Adesso il lavoro da fare è per tutti i punti. A un certo punto vi faccio vedere, a un certo punto arriverete ad avere solo 2 punti, quindi basta fare le 6 catenelle, vi andate a chiudere nell'altro punto fantasia, poi vi spostate con una maglia bassissima e tagliate il filo, ok? Se casomai il vostro numero non è come il mio pari ma è dispari, andate a chiudere il più come vi viene al meglio, insomma non c'è problema. È un fantastico punto. Adesso io finisco la maglia, la indosso e vi do un po' di suggerimenti. Ben ritrovate anche alla parte dove vi faccio vedere indossata la maglia. È particolare, è molto particolare, però ci sono tanti modi per personalizzarla. Iniziamo subito dal girocollo. Io non l'ho ripreso perché mi avvicino un attimo, mi piace già così com'è, è bello definito. È normale che se non vi piace potete fare una riga di punto basso, però fate molta attenzione che vi passi comunque dalla testa. Passiamo alle maniche, guardatele. Da qui ho smesso di chiudere, ho lavorato poi di andata e di ritorno facendo delle diminuzioni, come ho fatto vedere nel video. È normale che se la volete leggermente più lunga, la mia punta arriva più o meno a 3/4, dovete fare più righe qui, dove sono le mie 20, ne dovete fare di più, ok? Non so, ne fate 25. Se non vi piace che si crea questa punta, che per quanto mi riguarda è molto romantica, poi con queste catenelle, con queste maglie allungate tende anche a diventare leggermente più ampia, più ricciolina, mi piace un sacco, quindi se non vi piace proprio non la volete fare, andate a fare queste righe 20 fino alla lunghezza che desiderate, quindi saranno, che ne so, 30, 35, 40, insomma, o potete farlo una manica lunga normale, ecco, sta a voi decidere. Questa è anche l'altra manica, sono così le mie. Adesso vi faccio vedere alla fine cosa ho fatto per la parte dietro, però siccome già avete 2 maniche a punta, tra virgolette, con le diminuzioni, ve ne rendete conto che anche sulla parte dietro sono andata a fare lo stesso lavoro. Quindi sono andata a diminuire fino a quando ho finito di avere i punti da lavorare. La maglia, quando viene vista sul piano di lavoro, ok, la parte dietro è molto dritta e sicuramente quando avete visto il video avete detto: ma come mai fa solo la parte dietro a uovo? Voi dovete mettere in conto una cosa, che sul davanti noi abbiamo il seno. In automatico la nostra maglia con il seno tende ad alzarsi, vedete? Quindi la mia maglia, adesso ve la faccio vedere tenendo così la mano, in automatico prende la curva, ok, e ha questa forma ad uovo. Questa maglia era pensata per il pantalone Sahara, infatti all'inizio del video ve l'ho detto, e quindi l'ho fatta leggermente corta sul davanti, però voi non dovete preoccuparvi, siccome non ci sono i multipli in altezza, semplicemente state attenti un attimo al girocollo. Qui la potete fare lunga quanto volete, quindi se lavoriamo altre 5 righe, quindi 5 cm fino a qua, poi è normale che anche la parte dietro sarà leggermente più lunga, ok? Quindi alla fine sta a voi decidere. Questa maglia, oltre ad essere una maglietta, una maglia, può diventare anche un bellissimo vestito. È normale che poi dovete un attimo giocare con il punto fantasia, decidere di farlo magari solo per la parte sopra, oppure farlo tutto col punto fantasia e poi
indossare una sottoveste, perché mi piace anche l'idea di avere un vestito che si crea la punta dietro, che è molto alla moda se con i vestiti con lo strascico, ecco, diciamo diventerebbe una roba simile. Bene, come al solito vi ho dato un sacco di idee, sta a voi decidere il modello più giusto per la vostra fisicità e poi a me non mi resta altro che leggere i commenti. È una maglia molto molto leggera perché pesa solo 230 grammi. Questa resa di questo filo è incredibile perché 100 grammi a 350 metri. Poi io l'ho lavorato col 3,5, ma se la volete leggermente più chiusa potete lavorarlo anche col 3 o più aperta lavorarla col 4. È un filo molto 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 versatile perché ha poca torsione, di conseguenza si lavora anche con uncinetti più grandi molto molto facilmente. Io vi mando un grosso abbraccio e mi metto subito a sbirciare i vostri commenti. Spero tanto, insomma, che vi piaccia, però sicuramente sì, perché è molto molto leggera e insomma, ci vediamo al prossimo video progetto. Un bacio a tutte!